Ciao a tutti, sono Matteo Baronetto e oggi ci troviamo a Torino, al ristorante del Cambio, nella sala storica, la sala risorgimentale. Queste sale, questi specchi mi ospitano come chef da ben 10 anni. E vi voglio raccontare un nuovo piatto al quale sono molto affezionato, il piatto della copertina del 48esimo numero di Italia Squisita. E soprattutto è una responsabilità essere ospitato sulla copertina di una rivista che parla di cucina fatta bene, cucina sensibile, fatta anche con la testa. Apparentemente potrebbe sembrare un classico piatto di pasta asciutta condito con un sugo di arrosto e le sue verdure, invece sono delle tagliatelle in cui l'impasto è il patachou. Normalmente il patachou è conosciuto per la pasticceria. Il patachou è quell'apparecchio che viene utilizzato per fare i classici beignets o anche ad esempio i chantilly. In Francia ad esempio possiamo citare l'eclair, no? Dove viene utilizzato il patachou. Vi faremo vedere come questa base di apparecchio l'abbiamo utilizzata per poter ottenere una pasta che ricorda appunto una pasta asciutta. Utilizzo il termine apparecchio per identificare un composto, un impasto, ad esempio nel francese appareil à crêpe. Incominciamo facendo sciogliere il burro nell'acqua in un tegame, media temperatura, piano piano. Una volta che è sciolto andiamo ad aggiungere piano piano la farina e con l'aiuto di una spatola rimestiamo delicatamente in modo di non far attaccare e mescolare bene e omogeneamente la farina insieme all'acqua e il burro. Una farina di tipo 00 perché mi garantisce il giusto equilibrio al nostro apparecchio. Rimescolando delicatamente in modo da non far attaccare l'impasto e fare in modo che non si formino dei grumi. Trasferiamo il nostro composto, il nostro apparecchio, in una bastardella. Aggiungiamo delicatamente e poco per volta le nostre uova intiere, facendo attenzione di rimescolare molto delicatamente fino a quando tutte le uova non sono state incorporate omogeneamente. Abbiamo ottenuto un apparecchio omogeneo, ne prendiamo una piccola porzione, circa un 50 grammi, e lo andiamo ad adagiare su dei fogli di carta da forno. Copriamo il nostro apparecchio con un altro foglio di carta da forno e con l'ausilio di un mattarello andremo a stendere piano piano il nostro impasto. L'utilizzo del mattarello dovrà essere un utilizzo delicato perché il nostro apparecchio è molto soffice e morbido, differente da un impasto classico di pasta fresca. Stendiamo di circa 2 mm, andiamo a cuocere in forno a vapore preriscaldato a 100 gradi per circa un minuto. Terminata la cottura, togliamo il nostro foglio di pasta di patachou. E andiamo ad adagiarlo su una chitarra per spaghetti, un classico utensile della cucina tradizionale. Con un piccolo mattarello, facendo una leggera pressione, andiamo a tagliare il nostro foglio di pasta di patachou
Il nostro piccolo mattarello di legno, battendo sui fili della nostra chitarra, ci permetterà di fare scendere le nostre tagliatelle lentamente, quasi con un effetto domino. A parte abbiamo fatto arrostire una brunoise di sedano, carota e cipolla. Andiamo ad aggiungere la brunoise a un fondo di vitello che avete già visto nella mia ricetta sul vitello tonnato. Scaldiamo a fuoco medio. Andiamo ad aggiungere un po' di prezzemolo julienne e per terminare diamo una grattugiata di zest di limone fresco. L'impiattamento è molto semplice. Mettiamo le nostre tagliatelle di patachou in un piatto fondo di portata e andiamo a condire con la nostra salsa gremolada bollente. Il calore della salsa farà diventare tiepida la nostra pasta. Se siete golosi e gradite, potete poi aggiungere volentieri anche un po' di parmigiano e un po' di pepe grattugiato, perché no? Vi ho fatto vedere questa ricetta particolare che trovate nel nostro menù degustazione a Del Cambio Torino e potete anche trovarla, perché no, sul numero 48 di Italia Squisita. Se siete curiosi, provate a farla a casa o altrimenti venite a gustarla qui da noi. Un saluto agli amici di Italia Squisita da Matteo Baronetto e da tutto il team di Del Cambio.